Ciao a tutti e ben ritrovati per la quarta e ultima puntata del nostro speciale Un mese con dedicato al CF Moto 700 CLX. L'abbiamo usata in città, l'abbiamo portata un po' in autostrada, tangenziale, ambiente un po' anomalo per questo tipo di moto, soprattutto l'abbiamo portata sul misto di montagna per godercela nella sua dinamica. È arrivato il momento di tirare un attimo di conclusioni, capire effettivamente che cosa offre e che cosa magari non offre, se c'è qualche piccola sbavatura nel quadro completo di questa CF Moto a fronte del prezzo richiesto. In tutti e quattro i video, parlo già per questo, ho stressato volutamente il discorso prezzo. Nel senso che la CLX è sicuramente una moto, un prodotto di ottimo livello, ma che se andiamo a rapportarlo alla quotazione richiesta, quindi 6.490 euro, franco concessionario, la trovate già nelle concessionarie, arriva a livelli di eccellenza. Ci sono piaciute fin da subito le finiture, perché sia visivamente che al tatto sono sicuramente superiori a quelli della media della categoria. Diciamo che sono degne di moto che costano normalmente ben di più. Ci è piaciuta moltissimo la dotazione, perché rientra nelle finiture, ma mi piace sottolineare tutti i gruppi ottici full LED, delle sospensioni completamente regolabili che non hanno nemmeno le rivali più costose, pneumatici di primo equipaggiamento di prima scelta, perché sono le Pirelli MT60 RS, che sono praticamente lo standard di questa categoria anche per le rivali più quotate e più blasonate. Tanto metallo, poca plastica, quindi un prodotto assolutamente, come dicevo prima, di eccellenza per rapporto qualità-prezzo. Come va però, questo volete sapere, al lato pratico? Allora, in città ci è piaciuta molto perché la sella è bassa, accessibile anche ai diversamente alti come me, quindi se ci sto io ci state quasi sicuramente anche voi, con un bel motore, con delle sospensioni un pochino rigide ma tutto sommato capaci di assorbire bene le asperità cittadine, due riding mode con la modalità eco che vi viene incontro nel momento in cui ci sono dei fondi viscidi, non c'è purtroppo il controllo di trazione nonostante il sistema ride by wire. Tutto sommato la potenza di 70 cavalli e la coppia di 60 Nm non sono, non richiedono la gestione di un controllo di trazione che però magari sui fondi infidi poteva essere utile. Ripeto, la CF Moto si fa perdonare offrendo questa modalità eco che addolcisce tantissimo l'erogazione, forse anche troppo per certi versi. In tangenziale in autostrada diciamo che non è sicuramente il suo ambiente, non la comprate sicuramente per farci trasferte di centinaia di chilometri, però tutto sommato si comporta bene. Molto stabile, con un bel cruise control che non è assolutamente da tutti, da notare che potete attivarlo solo fino ai 130 km/h, oltre non si attiva per evitarvi tentazioni, mettiamola così. Ci sono un pochino di vibrazioni perché naturalmente la cilindrata 700 cm3 non può fare miracoli, quindi il motore tende a girare abbastanza in alto e dovete tollerare un po' di vibrazioni che però con un bicilindrico fasato in maniera irregolare, come è il caso di questa CF Moto, più di tanto non disturbano, si percepiscono ma non arrivano a dare fastidio. I consumi invece salgono un pochino, soprattutto in autostrada, perché rispetto a quel dichiarato attorno ai 20 km con un litro, se spremete il motore si scende abbastanza, anche perché in autostrada è davvero difficile riuscire a utilizzare la mappatura eco, è quasi di rigore utilizzare la Sport per avere un po' di riserva di potenza nel momento in cui si vuole sorpassare. Sul misto è veramente a casa, perché la si può godere rilassati, andando in giro, diciamo così, andando a spasso, ad andature molto tranquille, e sia una moto molto facile che non richiede concentrazione, che si può guidare, come si suol dire, ammirando il paesaggio. Diventa sfruttabile anche la mappatura eco perché addolcisce veramente tanto l'erogazione, potete andare via, come si suol dire, con un filo di gas. Magari anche se state andando piano e avete il passeggero che non è accolto divinamente, perché come potete vedere la sella non è immensa e non c'è un maniglione, c'è soltanto la cinghietta obbligatoria per legge. Se avete il passeggero, dicevo, magari utilizzate la Sport che vi velocizza un po' la risposta del motore, gli dà soprattutto un bel po' di schiena in più ai bassi e ai medi regimi. Se avete voglia di andare anche un pochino forte, di godervi la guida dinamica, la CF Moto vi fa veramente divertire moltissimo, anche più di quanto non si potesse immaginare prima di provarla, perché la taratura bella sostenuta delle sospensioni, perlomeno quella di serie, ricordiamo le sospensioni sono tutte regolabili, quindi potete più o meno cucirvela addosso,
la gommatura di primo equipaggiamento di alto livello vi consente di godervela tanto, soprattutto in curva, ci si diverte davvero tanto. A questo punto diciamo che se arrivate a questo livello potreste chiedere qualcosa di più dai freni, ma in realtà diciamo che non si tratta di un reale difetto, bisogna semplicemente tirare un po' di più e vi basta cambiare, sostituire le pastiglie con qualcosa di più aggressivo per risolvere immediatamente qualsivoglia necessità in questo campo. Ultima considerazione, il cambio. Allora, appena presa, la moto è la prima arrivata in Italia, era praticamente nuova, aveva fatto giusto qualche centinaia di chilometri come rodaggio, il cambio comunque morbido, preciso, assieme alla frizione, è risultato un po' contrastato nell'azione, un po' come si suol dire trattoresco. Non mi era piaciuto molto, dico la verità. Però vi posso dire che dopo altre diverse centinaia di chilometri che ci abbiamo fatto in questa nostra prova di durata, si è addolcito moltissimo nel funzionamento, si è regolarizzato e adesso non si ha più quella ruvidità negli innesti e nelle scalate. In generale quindi questa CLX in versione Heritage, vi ricordo che c'è in questo bellissimo blu oppure con un tono su tono grigio scuro con le finiture naturalmente in grigio satinato. È un oggetto, lo ripeto, di ottimo livello già senza considerare il prezzo. Se considerate anche quello, secondo me siamo veramente all'eccellenza. Vi invito a provarla, la rete della distribuzione naturalmente è la stessa di Kymco perché l'importatore è lo stesso, quindi avrete diverse possibilità di provarla e toccare voi con mano e decidere se questa CLX è quella che fa per voi. Io da parte mia mi sento di raccomandarvela, soprattutto se della moto avete voglia di fare un uso urbano o comunque disimpegnato sul misto. Non prendetela naturalmente se dovete fare il tragitto casa-mare e vi dovete sparare centinaia di chilometri in tangenziale o in autostrada o su delle strade tutte dritte e abbastanza noiose. Per tutto il resto la CLX sa farvi divertire veramente con una cifra molto contenuta. Dall'Appennino modenese, i locals avranno riconosciuto le location, è tutto. Io vi saluto con questa ultima puntata del nostro speciale dedicato alla CLX di CF Moto. Vi invito naturalmente a restare con noi sul canale di Moto.it, a seguire il nostro Moto Festival che comincerà fra pochissimo e ci saranno tante cose molto interessanti che vi faremo vedere. Naturalmente pollice in su se vi è piaciuto il video, pollice verso se non vi è piaciuto, accettiamo sempre anche le critiche e lo ripeto, restate con noi e continuate a seguirci. Ciao!